Oh, vede che sono una schiappa, lo vede? Io ne vedo due. Come dice? No, dicevo che anch'io mi sento una schiappa oggi. Lei m'ha imbriacheto. Bentornati in soffitta e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast dedicato alle regine della commedia sexy italiana degli anni 70 e 80. Oggi vi racconterò la storia tragica di una vera icona di bellezza, simpatia e sensualità che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, alla giovane età di 48 anni, la bella e indimenticabile Ria De Simone. Io la vedo, signorina, Sì. Mio fratello è un tipo che adesso. Lei è bella, no? Oh, Mio fratello grazie. piace alle donne da impazzire. Bello, bellissimo, Mi bello. mette proprio Mi in piace. curiosità. Come bello, scusi? Perché gli ormoni eravamo Secondo letto? ingassitiamo. Se rassomiglia a lei non lo so. Sì, siamo gemelli dello stesso letto Va là, matrimoniale. comunque me lo chiami, me lo faccia Piazza. vedere. Va bene, vado Sì. giù, eh? Subito? Sì. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Ria De Simone. Ma iniziamo dal principio. Ria, all'anagrafe Maria De Simone, è nata a Roma il 6 giugno del 1947, in una famiglia d'arte, dove la mamma, Olga Romanelli, era anch'essa un'attrice. E già a 14 anni fa il suo esordio cinematografico nel film Totò Truffa 62, diretto da Camillo Mastrocinque. Ma la vera consacrazione arriva nel 1971 con Quando gli uomini armarono la clava e... puntini puntini, con le donne fecero Din Don, diretto da Bruno Corbucci. Negli anni 70 Ria De Simone brilla sul grande schermo con pellicole come Peccato veniale del 1973 di Salvatore Samperi e Jus Prime Noctis del 1972 di Pasquale Festa Campanile. E la sua carriera continua con ruoli memorabili in film come La Bolognese del 1975 di Alfredo Rizzo e Vieni, vieni amore mio, sempre del 75 di Vittorio Caprioli. E chi può dimenticare il provocatorio Il compromesso erotico, sempre dello stesso anno, di Sergio Bergonzelli? Bruna, dall'aspetto mediterraneo e dal fisico prosperoso, grazie a questi film che mettono in risalto le sue doti e la sua fisicità prorompente, Ria entra a far parte dell'immaginario erotico degli italiani e conquista il cuore del pubblico. E tra il 1972 e il 1988 è stata una dei volti più noti della commedia sexy all'italiana, dove interpretava spesso il ruolo della donna matura e sexy, senza inibizioni, con varie incursioni in tutti i filoni del cinema di genere, dal poliziottesco all'horror. Soltanto sa, scusi se approfitta, io avrei bisogno di trovare un maestro e anche un campo da tennis, sa, per allenarmi. Allora lei ha trovato tutte e due le cose insieme, signorina? Oh, ma non mi sì, dica. perché io sono il più grande maestro di tennis d'Europa, lo sa? Ah, sì? Io ho allenato Pietrangeli, mi telefona tutti i giorni e mi dice merci. Oh, davvero? Allora posso usare. Oh, sì, signorina. Tra i suoi compagni di avventura, Alvaro Vitali, Dino Banfi, Mario Caro Tenuto, Gianfranco D'Angelo, solo per citarne alcuni. Le sue performance insieme a loro ci hanno regalato momenti spensierati di allegria e divertimento. Ria dimostra la sua versatilità nel cinema di genere con film come La Vergine, il Toro e il Capricorno del 1977 di Luciano Martino e tra i tanti titoli della sua filmografia spiccano anche La liceale nella classe dei ripetenti del 1978 di Mariano Laurenti, dove ci regala una performance sensuale e irresistibile, e Quando Alice ruppe lo specchio del 1988 di Lucio Fulci, che precede il suo ultimo film Un gatto nel cervello del 1990, sempre diretto da Fulci. Una curiosità, nel film di Fulci l'attrice non compare sul set, ma il regista in realtà utilizza alcune sequenze del lavoro precedente, cioè di Quando Alice ruppe lo specchio, nella scena delle prove generali dell'opera lirica La Traviata di Giuseppe Verdi. Oltre al cinema, la bella Ria De Simone ha avuto successo anche in televisione, partecipando a serie come Caccia al ladro d'autore e Investigatore d'Italia. E così, l'ultima apparizione effettiva di Ria De Simone è stata nel 1989, nella serie televisiva Aquile, diretta da Antonio Bido e Nini Salerno. Tra le sue doppiatrici voglio ricordare Isabella Bellini, scomparsa anche lei di recente, nel 2021, che le presta la voce in La Vergine, il Toro e il Capricorno.
Ria De Simone è stata un'artista completa e all'attività cinematografica ha associato anche quella di cantante, incidendo l'album Ricominciare e accompagnando il cantante Rocky Roberts in una tournée del 1987. Sfortunatamente nel 1995 Ria ci ha lasciato a causa di un tumore cerebrale all'età di soli 48 anni. È stata una perdita terribile per il mondo del cinema, ma il suo talento e la sua energia rimarranno sempre vivi nei cuori dei suoi fan. La sua eredità artistica e il suo talento rimangono vivi dai suoi lavori, nei quali ha saputo portare sullo schermo un mix irresistibile di sensualità e comicità, e per la sua presenza è stata una vera e propria icona della commedia sexy italiana. Scrivimi la tua opinione e il tuo ricordo nei commenti, suggerendomi anche quale storia vorresti vedere raccontata in soffitta, e lasciami un like se il video ti sta piacendo. La carriera di Ria De Simone è stata un viaggio incredibile nel mondo del cinema italiano, dove ha saputo interpretare ruoli che resteranno sempre impressi nella memoria dei suoi fan. La sua bravura e il suo carisma l'hanno resa una delle attrici più amate del suo tempo, e la sua scomparsa è stata una perdita incolmabile. Ma il suo talento continuerà a brillare attraverso le sue opere, che saranno sempre un ricordo prezioso per tutti noi. Che dire, grazie Ria De Simone per tutte le risate e le emozioni che ci hai regalato. Grazie per quei momenti spensierati di un'epoca che molti, come me, ricordano con grande nostalgia per la sua libertà. Spesso nel mondo dello spettacolo ci sono artisti straordinari che, purtroppo, lasciano questo mondo troppo presto. La loro eredità, però, vive attraverso i film, le canzoni e le performance che ci hanno regalato. Ria De Simone è sicuramente una di queste stelle che continuerà a brillare nel firmamento dell'arte italiana. E cliccando sul video qui accanto conoscerai la storia di quest'altra bellissima, indimenticabile attrice.